È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via. Buonasera a tutti, siamo stasera con Antonella Maritan e in questi giorni pensando a questa puntata con lei ho capito che forse non potevo non partire che da lei, insomma, e quindi Antonella è venuta qui per presentarci il suo secondo libro che già magari abbiamo visto in Guerre Spaziali, che si chiama Ricordati di me e Viaggio verso l'ignoto. Detto bene? Giusto, perfetto. Buonasera a tutti. Ciao Giuseppe, grazie per l'invito. Ancora una volta sono qua con te e mi piace, mi sento a casa e quindi va bene. Dai, vediamo. Allora, la prima domanda che mi viene in mente, che ci davo proprio in questi giorni, no? È relativa a questo viaggio verso l'ignoto. Sì. Perché la gente teme l'ignoto? Perché l'ignoto fa paura, le cose che non si conoscono fanno paura. Il buio fa paura perché quando si spegne la luce è tutto buio, noi non siamo abituati a usare i sensi sottili, quindi usiamo i nostri sensi normali, quelli fisici. E se siamo al buio abbiamo la prima cosa che viene è paura. Poi l'occhio inizia ad abituarsi e quindi si vede tutto quello che non conosciamo fa paura. E quindi questo è la morte, è una di quelle cose che fanno più paura. Sai che stavo riflettendo stasera mentre cucinavo che fra 100 anni nessuno di noi ci sarà più qua, su questo pianeta. Nessuno di quelli che ci sono adesso non ci sarà più nessuno. Questo per dire che tutti noi, 8 miliardi di persone, dobbiamo affrontare questo momento, questo viaggio salto nel buio, questo viaggio verso l'ignoto. E dobbiamo essere preparati, perché se non ci prepariamo qui può essere un qualcosa, non dico di problematico, però se siamo pronti e sappiamo bene o male che cosa ci possiamo aspettare, è ovvio che affrontiamo questo nostro nuovo viaggio in un altro modo, con più consapevolezza, con tranquillità. Anche la morte non deve essere dolore o sofferenza, ma proprio fisica, ma possiamo semplicemente lasciarci andare. Ho letto un po' di tempo fa un articolo su un giornale di una sciamana in Messico e lei dice alla figlia: ricordami che tra un mese, adesso non ricordo più il tempo, devo morire. No, scusami, era il suocero che gli ha detto: ricordami tra un mese che devo morire. E passa il mese e questa sciamana le dice al suocero: ma oggi ti ricordi che devi morire? Sì, sì, mi sono già fatto la doccia, si è messo il vestito quello bello, si è sdraiato sul letto e ha smesso di respirare. Cioè, questa è una consapevolezza incredibile e una conoscenza di se stessi allucinante, nel senso che il respiro è una cosa che viene normalmente, il fatto di consapevolmente smettere di respirare vuol dire avere una padronanza e una conoscenza di se stessi incredibile. Io non dico di arrivare a quel livello, però dobbiamo prepararci a quel momento e neanche vivere tutta la nostra giornata pensando alla morte, no. Però dobbiamo assolutamente essere preparati. E per questo motivo che questo che stiamo presentando questa sera è il secondo libro, perché 2 o 3 mesi fa abbiamo presentato il primo, sempre faccio un piccolo riassunto di che cosa si tratta. Il primo era Ricordati di me, sempre come titolo, e sono questi esseri che sono già nell'altra dimensione e che si sono presentati a me
per raccontare la loro storia di vita. Perché hanno fatto questo? Perché hanno trovato evidentemente in me un canale aperto e quindi sono contenti di potersi raccontare, di poter raccontare la loro esperienza, per poter aiutare sia loro, perché quando ci si racconta alla fine si guarisce sotto vari aspetti. E poi perché per aiutare anche noi a risolvere tante situazioni prima che sopraggiunga il nostro momento di questo grande passaggio. Il secondo libro è molto più evoluto, possiamo dire così, nel senso che sono sempre racconti di storie, di esperienze, racconti di vita, però raccontano molto di più come è avvenuta la loro morte, cosa è successo dopo e che cosa stanno facendo adesso. Quindi questo è veramente molto interessante. E poi, a differenza del primo, qua si sono messe insieme queste anime, quindi si sono ritrovate insieme per delle affinità particolari e quindi stanno lavorando insieme. C'è ad esempio il gruppo di bambini, cioè bambini sulla terra, nel senso che sono o morti giovani o magari neanche mai nati, ma si raccontano come se fossero delle anime grandiose, veramente hanno un'esperienza incredibile. E quindi io penso che questi libri possano aiutare tutti a riflettere perlomeno su questa cosa. E perché spesso il vuoto dell'ignoto viene associato da noi viventi al vuoto nella nostra vita? Se siamo single cerchiamo una fidanzata pure se non è quella giusta, cerchiamo sempre di stare con gli altri, non troviamo mai uno spazio per stare da soli, no? Penso che da qualche parte sia collegato anche all'aldilà questo, no? Ma secondo me, allora, se partiamo dal fatto che noi quando nasciamo siamo da soli, quando moriamo siamo da soli. E anche se noi siamo degli esseri che dobbiamo vivere insieme agli altri, dobbiamo vivere in comunità, dobbiamo scambiare insieme alle altre persone, anche perché abbiamo un collegamento energetico con le altre persone, siamo alla fine un po' tutti collegati, ovviamente con chi vibra a livello energetico sulla stessa frequenza, insomma, non proprio con tutti. Io con qualcuno non vorrei essere collegato, però non facciamo nomi. E quindi c'è da una parte la paura di stare da soli, la solitudine è un qualcosa che fa paura e la solitudine porta a un vuoto, soprattutto al giorno d'oggi perché ci siamo staccati quasi completamente dalla natura. E quindi il contatto con la natura secondo me andava a riempire questo vuoto. Invece oggi, staccandoci così dalla natura, cosa riempie questo vuoto? Che noi cerchiamo negli altri ma non riusciamo a trovare dentro noi stessi, perché abbiamo paura a guardare dentro noi stessi. Ipotizziamo tanti possibili cambiamenti o formuliamo tanti giudizi anche verso le altre persone o verso le situazioni, ma non facciamo a volte niente per cambiare le situazioni o per cambiare noi stessi. E tutto questo insoddisfazione che abbiamo perché ci sono tantissime cose che non ci stanno bene, non sono naturali e noi lo sentiamo, però siccome la massa va in quella direzione ci andiamo più o meno tutti. E quindi tutte queste cose qui ci procurano un disagio, un non stare bene, perché non ci sentiamo
a posto. E l'unica soluzione che possiamo trovare è quella di fare un viaggio interiore dentro noi stessi e riappacificarci sicuramente con la natura. Questa può essere la mia esperienza. Io ho avuto tutto quello che stiamo dicendo adesso quando ero giovane. Sono entrata anche in depressione verso i 20 anni, quindi ho fatto tipo un esaurimento, così mi avevano detto. Ma perché la vita che stavo facendo non era mia, non era quella che io sentivo. E dopodiché ci sono voluti ancora anni, ho trovato la mia dimensione, che è quella che sto facendo adesso e che ho fatto negli ultimi 30 anni. Una ricerca verso un qualcosa che non si vede ma si sente, si percepisce, un qualcosa che va a lavorare col cuore e non tanto con la mente. Andare a ricercare, vabbè, la natura, ma a ricercare tante verità che ci sono state nascoste e quello che stai facendo anche tu adesso, in questo momento. E quindi se non iniziamo ognuno a lavorare secondo il proprio sentire, lavorare è un termine che si usa così, ma non è un lavoro. Quindi secondo il proprio sentire, questo vuoto, questo disagio aumenterà sempre di più fino a portare a davvero delle depressioni o delle patologie, perché quando noi non stiamo bene con noi stessi e non facciamo quello che siamo venuti sulla terra per fare, e quindi non troviamo il nostro giusto equilibrio, la nostra vita non è armonica e questo vuoto aumenta. Antonella, questo nome svuotacantine, no? Che è iniziato per gioco, per scherzo, sta diventando una dimensione importante, no? Esatto. Io ho vissuto una dimensione ultimamente di uno spazio che si è svuotato e riflettevo, anche magari ultimamente ho ascoltato una trasmissione di Adele Caprio che parlavano del Capodanno, no? Per esempio, che noi nei momenti particolari, invece di fermarci e meditare, tendiamo a riempire, cioè riempiamo, ma anche la religione stessa è un riempimento, perché magari ci si mette attorno a dei momenti di lutto e si utilizza magari quella modalità per riempire un qualcosa invece di meditare e di pensare al momento che si sta vivendo. E quindi questa fase che ho vissuto mi ha portato proprio a riflettere su questo, no? In alcuni momenti avrei voluto veramente uno spazio di meditazione, invece mi sono ritrovato anche un rumore piacevole, però alcune cose per esempio erano consuetudini, no? Cioè non è la relazione forse, ma è la consuetudine che a volte tende troppo a riempire e probabilmente la religione, la Chiesa Cattolica con le sue filastrocche, insomma, tende a fare questo, cioè a non metterti in contatto con le tue parti interiori e con ciò che sta morendo in te, perché poi un lutto è sempre comunque un perdere. E perdere un qualcosa. Mm. Perché ad esempio nel tuo caso hai perso una figura che è importante e questo lutto comunque bisogna viverlo, ma non lo puoi vivere esternamente, lo devi vivere, si deve vivere internamente e lasciarlo andare. No, su questo ha anche aiutato, insomma, la persona stessa, perché poi secondo me la sofferenza è anche un aiutare a elaborare delle dimensioni, no? Certo. Quindi, poi ti ripeto, è sempre un rapporto col vuoto, è un rapporto col vuoto, perché poi comunque le persone che vanno via lasciano sempre un vuoto e quindi è relazionarsi con quel vuoto. E quindi poi veramente questa dimensione in alcuni momenti, in alcune telefonate c'è stata anche una riempicatina, devo dire la verità, quindi te l'ho detta questa cosa e mi ha dato un po' di sollievo, va, diciamo così. Ok, bene, bene.
Però è stato un momento importante della mia vita, comunque lo vedo così, capito? Quindi Assolutamente, ma anche perché la morte o come ha detto un personaggio del libro, che utilizziamo anche dei termini un po' così sbagliati. Allora è partito, se n'è andato, morte, non sappiamo mai bene come identificare, mentre ci hanno consigliato di usare ispirazione divina. E quindi se n'è andato verso l'ispirazione divina, potrebbe essere un bel termine questo. Però, tanto per farci comprendere, la morte è uno dei più grandi misteri. Noi veramente non sappiamo che cosa c'è di là. Sono tutte ipotesi. Io non dico che quello che mi hanno dettato, io lo faccio in buona fede, che sia veramente così, non lo so, non ho una prova materiale, scientifica da dimostrarlo, non mi interessa neanche alla fine. Questo è quello che racconto nel libro, quello che loro si raccontano e che ho messo insieme nel libro e che hanno voluto loro che io facessi questi libri, perché io non avevo veramente nessun pensiero di questo, è proprio per far conoscere, per far riflettere le persone su questo passaggio, perché io ho capito una piccola cosa, che quando la società mette paura verso una determinata cosa, vuole dire che lì c'è un qualcosa che stona ed andare comunque a fare delle ricerche, a cercare ognuno la propria verità, perché le religioni tutte hanno sempre messo una gran paura nei confronti della morte, al di là dell'inferno, purgatorio, eccetera, ma anche questa figura di questo essere, di questo Dio che ci castigherà per tutti i peccati commessi. La paura dell'ignoto, come dicevamo prima, perché non si sa che cosa c'è, non si sa, si lascia qua il corpo fisico e che cosa succede. E quindi c'è, secondo me, proprio da andare a recuperare tantissime cose di noi stessi a livello di conoscenza, proprio per essere preparati. Io mi immagino quelle povere persone che stanno soffrendo, che sono negli ospedali, o le persone anziane che sono nelle case di riposo, o quelli che sono morti all'improvviso per incidenti oppure per infarti e senza nessuna preparazione può essere veramente una cosa drammatica, una cosa sì paurosa. E quindi dobbiamo proprio dare determinate informazioni. E io non dico che che le persone che poi sentiranno questa intervista o leggeranno i libri debbano credere a tutto quello che c'è scritto, che sto dicendo, però è un inizio, perché dobbiamo scardinare tutti questi schemi in cui siamo immessi e ognuno iniziare a ricercare un qualcosa di diverso, una conoscenza sua personale, che poi è bello metterla a disposizione di tutti. Perché Giuseppe, tu perché stai facendo quello che stai facendo? Perché c'è un qualcosa che ti spinge a farlo, giusto? sì. Se no, magari stasera te ne stavi a guardare la televisione con tua moglie, tranquillo, in casa. E anche a me non... Perché sono qua? O perché mi sono messa a scrivere e a raccontare? Sono 30 anni che faccio tantissime cose, ma non mi sono mai messa in prima persona. E qui mi è stato chiesto proprio per andare a dare una svolta, una visione diversa alla morte. E quindi sono qua per questo. Noi ti ringraziamo perché veramente comunque
c'era bisogno di qualcuno che poi ci aprisse a certi temi. E questo viaggio con gli autori, questo viaggio con Guerre Spaziali, sta diventando veramente un viaggio meraviglioso di conoscenza, no? Perché poi confrontandomi con altre persone, con persone di altissimo livello conoscenziale, culturale, eccetera, e comunque mi sento veramente tanto cresciuto in pochi mesi. E quindi questa poi è una delle motivazioni. La domanda che invece mi veniva in mente mentre parlavi è che esiste un altro viaggio verso l'ignoto che forse ci spaventa ancora più dell'aldilà, che è quello del viaggio interiore, no? E anche le istituzioni poi fanno di tutto per non farci intraprendere questo viaggio, perché poi più vado a fondo nel mio profondo, insomma, e più mi rendo conto che forse il viaggio nell'aldilà e il viaggio nell'interiore sono due viaggi paralleli, no? Uno più scopre il proprio lato interiore, più scopre poi cosa può esserci, no? Oltre questa vita, perché secondo me è tutto collegato. Tu cosa pensi di questo? Penso esattamente come te, esatto, perché quando andiamo a fare questi viaggi interiori, che poi fanno parte di noi non siamo solo questo corpo fisico, siamo anche dei corpi energetici e quindi questo l'ha detto anche la scienza, non l'Antonella o il Giuseppe, che non siamo nessuno. E di conseguenza, se tutto è energia, vuol dire che anche noi, nel momento in cui lasciamo qua un corpo, siamo altro. Un corpo fisico nella materia, siamo tanto altro. E il viaggio interiore di conoscenza di se stessi è proprio questo, entrare dentro di noi. E lo possiamo fare col silenzio. E invece non abbiamo un attimo di silenzio nella nostra giornata. È difficile, come dicevi anche tu prima, che avresti voluto per questo lutto un po' di silenzio, invece è difficoltoso. E noi siamo sempre bombardati da tantissime altre cose, che vuoi il lavoro, la famiglia, eccetera, e troviamo a volte anche tante scuse per non entrare in questo silenzio che ci fa paura, perché è come un po' guardarsi a uno specchio profondamente e vedere bene chi sono, perché nel momento in cui io riesco a vedere chi sono, devo cambiare delle cose nella mia vita. E quindi questa è la difficoltà, perché riesco a vedere che quello che sto facendo e quello che sono non è consono alla mia manifestazione in questa vita. E sono pronto a cambiare, sono a volte anche drasticamente, e quando ci rendiamo conto che non siamo pronti o non vogliamo, e poi la vita ci dà delle mazzolate incredibili, perché a volte succede che la vita si stravolge per degli eventi qualsiasi, che sia il lavoro, che sia una malattia, e dobbiamo affrontarle queste cose. E nel momento in cui invece noi cerchiamo di seguire il flusso di quello che siamo in parallelo alla vita, allora tutto cioè reagiamo, perché gli eventi succedono, qualsiasi evento succede, belli o brutti, tutto dipende dal nostro tipo di reazione che abbiamo nei confronti degli eventi. E questo è il nostro lavoro interiore, la nostra maturità interiore che dobbiamo avere. Ma poi penso che se hanno costruito delle sovrastrutture per non farci intraprendere questo viaggio interiore, è perché poi il risultato finale di questo viaggio interiore è prendere contatto con la nostra anima, no? E quindi poi prendere contatto con qualcosa di esterno a questa vita. E quindi è l'idea che mi sono fatto io, cioè perché metterci i bastoni tra le ruote? Ed è l'unica risposta che in questo momento riesco a trovare, che sia valida, insomma, e non fa una piega, per me. Poi se per qualcuno... No, è che poi scopriamo di avere potere, tanto potere, e di poter cambiare le cose. Anche senza fare nulla possiamo cambiare. E fare nulla nella materia, ma alla fine con il nostro potere, la nostra volontà, riusciamo a cambiare gli eventi, perché
ci sono determinate cose esterne che noi non possiamo cambiare. Possiamo cambiare dentro noi e dentro noi possiamo cambiare nel momento in cui iniziamo a conoscerci e allora cambiano anche le cose esterne. Il nostro percorso è solo quello, possiamo fare solo quello per cambiare esteriormente. Se no andiamo a fare le guerre? Anche no. Quindi la guerra smetterà quando noi smetteremo di fare delle guerre nostre interiori, ognuno di noi. Ma anche competizioni esteriori, Sì. perché cioè noi siamo messi in continua competizione per cose banali, i voti a scuola, cioè iniziamo da piccolini ed è un tipo di ritmo che poi ci danno stesso i genitori, ma quello ha preso quel voto, tu e il tuo voto è mezzo punto inferiore, cioè tutte cose banalissime, no? Quando Sì, poi vale soltanto, insomma, il prendere coscienza delle cose e crescere, no? Questo vale per noi adulti, ma vale ancora di più per i bambini, che, assolutamente. che crescerebbero anche senza di noi. Noi abbiamo la presunzione di aiutare a crescere i bambini, ma loro hanno un percorso animico molto più profondo del nostro, perché, come dicemmo in un'altra puntata, insomma, sono più collegati da dove provengono rispetto a noi che abbiamo dimenticato. E Assolutamente. quindi, in effetti, dici, vai. No, dicevo assolutamente Eh. così, i bambini sono un mondo meraviglioso e lo scopo dei bambini è quello di aiutarci, di salvarci, salvare il genitore, salvare gli adulti, e finché sono bambini, perché il mondo dei bambini è un altro mondo che non c'entra niente con quello degli adulti. Poi crescono e diventano grandi e adulti anche loro, ma ormai sono già assoggettati a tutta una serie di sovrastruttura. Ma i bimbi è la nostra unica salvezza. Loro ci fanno, che ne so, un sacco di domande, ma per capire se noi le sappiamo, loro le risposte le sanno già tutto. E dovremmo veramente imparare a guardarli, a vederli, a imparare da loro e non a essere come loro e non al contrario pretendere di sapere tutto e basta. Se sei d'accordo, volevo leggerti alcuni pezzetti, adesso che parliamo di bimbi, di questi esseri che sono morti sulla Senti, terra. allora prima di iniziare a leggere, un attimo di pausa, presentiamo la copertina del tuo libro e poi ripartiamo Ok, con le letture, ok? perfetto. Hai mai sentito una voce sussurrare il tuo nome nel silenzio della notte? Un bisbiglio carico di amore proveniente da un mondo che non vedi più? Loro sono qui, oltre il velo dell'invisibile, pronti a raccontarti le loro storie, a condividere la loro saggezza e a donarti un messaggio di speranza e di pace. Apri il tuo cuore alle toccanti testimonianze di chi ha varcato la soglia dell'eternità. Scoprirai che la morte non è una fine, ma una straordinaria metamorfosi, un viaggio verso una nuova forma di esistenza. Lasciati guidare da queste pagine e inizia a vivere una vita piena di significato, consapevole che non sei mai solo, perché l'amore non conosce confini. In questo libro Antonella Maritan ci guida in un viaggio straordinario oltre i confini della realtà tangibile, esplorando dimensioni sottili e connettendosi con anime che hanno superato il velo della vita terrena. Le storie qui raccolte offrono preziosi insegnamenti su temi universali come l'amore, la perdita e la trasformazione. Queste testimonianze ci invitano a riflettere sulla nostra essenza più profonda, donandoci un messaggio di speranza e redenzione per affrontare il viaggio della vita con una nuova consapevolezza e serenità. Un'opera che illumina il cuore, aiutandoci a vedere oltre il visibile e a riconoscere la connessione tra tutte le anime. E allora il viaggio non è più verso l'ignoto, ma verso una parte di noi stessi che riconosce la continuità della vita in ogni sua forma, trasformando la paura in consapevolezza luminosa. Le anime che abitano queste storie
Sono pronte ad accogliere chiunque voglia affacciarsi al di là della soglia. Loro ci sono, cercatele e le troverete. Inizio da qua. Ok. C'è il capitolo con un gruppo di bambini. Allora, ad esempio, lei si chiama Alice. Alice dice: dovete cercare di andare oltre al dolore di non vederci più come eravamo e di imparare a vederci come siamo. Lo so che dalle mie parole, secondo una vostra visione, sembra che io abbia più di 8 anni, ma i miei 8 anni vissuti sulla terra sono una cosa a sé. Quando si ritorna a casa non esiste più l'età, perché il tempo non esiste. Di conseguenza esiste la consapevolezza che un'anima ha insita in sé. Quei pochi anni vissuti mi hanno permesso di sperimentare alcune sfaccettature di riconoscimento di me stessa che ancora non avevo ben recepito. Quel breve tempo mi è servito a quello, non me ne serviva altro. E siccome la vita ha delle sue leggi importanti, diverse da quelle programmate dagli uomini, quando lo scopo finisce, nulla viene sprecato. Quel corpo finisce di esistere e l'anima prosegue il suo cammino. Oppure Michele è un bimbo che è nato, era tipo un vegetale. Ogni cosa che ci succede ha un senso molto più grande di quello che a volte si riesce a vedere e a percepire, perché la visione sulla Terra è molto limitata, non si vedono le diverse prospettive. Si pensa che avere un figlio con delle malformazioni sia un castigo, e invece è un grande dono. Chiedetelo ai miei genitori che dono grande hanno ricevuto, che evoluzione hanno avuto la possibilità di fare in soli 10 anni di accudimento. Oppure Elia, che questa è la frase preferita: il dolore di una perdita esiste fino al momento in cui si crede che esiste la perdita, ma quando si comprenderà che la vita continua e la morte non è nient'altro che un aspetto della vita, il dolore non avrà più la necessità di esistere e la trasformazione sarà avvenuta. Emma, ricontattateci, lo dice a tutti i genitori del mondo, attraverso le cose che abbiamo fatto, attraverso i doni che vi abbiamo portato, attraverso i sorrisi, gli abbracci, l'amore. Riempitevi continuamente di quell'aria frizzante che abbiamo profuso intorno per aiutarvi a guarire. Questo è stato il mio miracolo, il miracolo che ogni bimbo dona alla famiglia in cui nasce e all'intera umanità. Perché Emily ci ricorda che non è importante quanti anni si viva sulla terra, ma come si vive. Sì, è vero, il mio corpo non c'è più, ma io sono presente in ogni luogo in cui io ho vissuto. Cercatemi nei colori del tramonto o nelle stelle in cielo o nel sorriso di ogni bambino. Ognuno deve trovare un elemento con cui si sente in sintonia per collegarsi a questa dimensione. È così che funziona. Provateci e constaterete di persona di come possa essere facile. E infine Gianluca: non vi deve essere dolore per la morte di un figlio o per qualsiasi persona, perché la morte non esiste. Alla morte come parola avete dato un significato sbagliato, perché quando si pensa alla morte automaticamente si soffre, si prova dolore. È una credenza immessa nel vostro collettivo per creare divisione, paura, per creare perdita e solitudine. La morte è solo un completamento della visione dell'anima. Fate uno sforzo, sorridete alla morte, fatevela amica e vedrete che il sole sorgerà di nuovo.
Bellissime queste storie. Sì, sono proprio, ti prendono dentro, ecco, anche perché è un libro che bisogna leggere col cuore, non tanto, sì, le storie sono belle, con la mente, eccetera, ma lasciarsi proprio trasportare da queste. Vabbè, la prima mi ha aperto un mondo, mi hanno riportato un po' a quello che diciamo anche nella puntata con Lorena e con Donatella, no? Che non esiste il bene e il male, no? Non esiste il bianco e il nero, ma tutto quello che facciamo è un'esperienza che serve solo a far crescere l'anima, no? E poi mentre leggevi mi hanno riportato poi sempre questa famosa frase su cantine e parola su cantine, mi hanno riportato a una cosa che disse Donatella nell'intervista con te nella prima, no? In cui il corpo è soltanto un vestito e quindi a un certo punto insomma lo tolgo e vado avanti senza quel vestito, no? E queste storie mi hanno riportato queste frasi qua in Sì. mente. È proprio così, è un vestito che prendiamo e scegliamo, quindi scegliamo non al 100%, comunque i genitori, le esperienze che dobbiamo fare a grandi linee, nel senso che è come se prima di nascere firmassimo una carta della vita, dice ok, allora questi 2 o 3 eventi grandi, ok, poi abbiamo un 50% di libero arbitrio, forse tanto anche, insomma, però un po' di libero arbitrio per vedere come li affrontiamo questi eventi, e di qua non possiamo scappare da questi eventi. Però non, come ci spiega anche un'altra storia, che parla proprio di destino e che il destino alla fine non esiste. Se noi ci crediamo che esista e quindi non abbiamo consapevolezza, è ovvio che il destino ci porta dove vuole lui. E invece dobbiamo essere anche noi che facciamo determinate scelte in un modo consapevole e non perché lo fanno tutti o perché ho letto o ho visto il telegiornale diceva così, eccetera. Quindi tutto dipende effettivamente da noi e di lì non scappiamo. Senti, quanto è cambiata l'Antonella prima del 2020 con quella dopo il 2020? Allora, beh, ho fatto Sto facendo domande facili, Sì, infatti. Facilissime. Beh, direi che sono maturata molto. Ho prima una cosa interessante, non mi sono mai interessata di politica, di niente, neanche di o Trump o chi che sia, di tutta questa cosa qui, mai. Mentre ho iniziato a conoscere, volevo sapere, volevo, a parte la pandemia, da subito ho pensato che fosse un teatrino, quindi tutta una cosa inventata, ma da subito. E infatti nel mio gruppo di meditazione, di studio, ho perso parecchie persone che non accettavano questo mio modo di pormi nei confronti della pandemia e quindi se ne sono andate, ma proprio sparite, non si sono più fatte vedere. E poi ti ritrovi con un bagaglio nuovo di conoscenza, di voglia di sapere, di vedere i giochi che ci sono dietro, e quindi ti ritrovi cambiata alla fine, sicuramente, sicuramente. Ma è stato interessante come periodo. E Molto. relativamente all'ignoto, invece? In che senso? Cioè, dopo il 2020, quanto è cresciuta la tua ricerca verso l'ignoto, insomma, rispetto a prima? Ma non lo so, nel senso che già anche prima questo, quindi non c'è stato un grande cambiamento di questo, se non proprio con l'inizio del primo libro, dove sì,
chiudendo tutto quello che ero stata negli ultimi 15 anni, e forse è stata una metamorfosi, no? Dal 2020 in poi, quindi mi ha fatto prendere coscienza che tante cose le portavo avanti ma non mi davano più nessun nutrimento, quindi chiudendo tutto poi ti ritrovi nel buio, nel vuoto, e dici adesso e chi sono io? Tutto quello che ho fatto dove mi ha portato? Cosa faccio? E quindi quello è stata una bella trasformazione, e da questa trasformazione poi è nato questi libri, quindi questo nuovo percorso. Però è stato un periodo pesante, eh, però interessante, sempre costruttivi sono, dai, sì. Quindi l'ho fatto il viaggio verso l'ignoto, però è bella anche che questo titolo, Viaggio verso l'ignoto, me l'ha consigliato un personaggio, quindi un'anima, mi ha detto ma perché non scrivi, cioè questo secondo libro non lo intitoli Viaggio verso l'ignoto? Quindi mi danno un sacco di aiuti Ma sicuramente. infatti il nome è stupendo, è bellissimo, veramente. Sì. Sì. E invece questi portali che si aprono prima che una persona vada via, che inizia a vedere Sì. tutti i suoi parenti che non ci sono più, e non ne sbaglia uno, parliamo di persone che magari hanno memoria su zero, no, quasi Sì. vicino a zero. È così perché allora noi iniziamo, e qui ritorniamo sempre alla conoscenza di noi stessi. Come un bimbo ci mette 9 mesi a nascere, noi ci prepariamo 9 mesi prima a fare il passaggio della morte. Quindi se avessimo davvero consapevolezza, noi lo sapremmo quando avverrà questa nostra dipartita, perché 9 mesi esatti più o meno, 9 mesi prima tutti i nostri corpi si preparano a questo. E poi è ovvio che si apre come una porta con l'altra dimensione, dove, perché noi siamo, quando facciamo questo passaggio, siamo comunque accolti dai nostri parenti piuttosto che altri esseri che ci hanno accompagnato durante la nostra vita, e quindi lasciamo cadere in quei momenti, soprattutto qualche giorno prima della morte, lasciamo cadere tutte le nostre difese, e quindi la visione dell'altra dimensione è molto più semplice, anche perché noi diciamo altra dimensione, ma è qua, solo che sono frequenze diverse. Non è che sia chissà dove, è tutto qua. E non lo vediamo perché sono frequenze diverse. Io mi ricordo qualche anno fa, siamo andati a vedere una cascata, io, mio marito e un'altra coppia di amici, e era molto bella questa cascata, quindi eravamo in alto e c'era la cascata lì davanti, ed eravamo ognuno in silenzio, immersi in questa visione, col suono il rumore dell'acqua, eccetera. E io ero qui, mio marito era forse a 3 metri da me, di fianco, e a un certo punto passa velocemente una persona e attraversa tutte le pietre, i sassi che c'erano, no? E senza guardare in faccia a nessuno, va, cammina e poi sparisce nella cascata. Aveva un berretto rosso, una maglia gialla, cioè l'ho visto perfettamente, solo che ero lì allibita. E poi mi hanno detto che un pescatore qualche anno prima era morto, era caduto nella cascata, quindi era morto. Probabilmente era lui, e continuava. E lui è uno di quegli esseri che forse non si è neanche mai accorto di essere morto, e continuava a girare e andare. È stata bellissima vedere come passava in mezzo alle pietre. Quindi sono qua. Probabilmente io in quel momento ero così un po' in una frequenza
di ammirazione verso questa cascata e quindi ho percepito, l'ho visto. E quando siamo su frequenze diverse che riusciamo poi a vedere l'altra dimensione, altre dimensioni. Antonella, Bene. E allora volevo leggere un'altra storia? Ti andrebbe? certo, Beh, certo. Vediamo. Walter è carino. Allora, lui dice: io pensavo che la morte potesse espandere enormemente la mia coscienza e invece ho capito che è molto importante cercare di compiere il grosso lavoro qualitativo quando si è ancora in un corpo fisico. Lo so, è molto più difficile cercare la propria identità e completezza quando si è nella materia, ma facciamo l'esperienza terrestre proprio per questo motivo, cercare Dio o quello che Lui può rappresentare per ognuno attraverso la materia, altrimenti sarebbe tutto troppo semplice. E lui dice: sono incappato in alcuni maestri, ma anche in tanti ciarlatani, in misteri profondi e profani, in risposte autentiche e sincere, ma altre ambigue e illusorie, in pseudovisioni e percezioni adulterate e contraddittorie, in trattamenti curativi magici, ma il più delle volte erano solo dei surrogati. Quanto spreco di energia e di tempo. E poi parla di un'altra. Ok. Allora, non esiste una verità assoluta, esistono i movimenti che conducono verso l'assoluto. E questa era una frase che mi piaceva. E soprattutto noi siamo voi e nel cercare noi, attraverso il dolore di una perdita, troverete voi stessi. Quindi questa volevo chiudere così perché alla fine è quello, quando perdiamo qualcuno di importante, che possa essere un figlio, il marito, la moglie, eccetera, o qualcuno di giovane, è solo attraverso il dolore che noi andiamo dentro noi stessi, perché il dolore, la sofferenza è ancora quella molla che ci può far scattare una grande revisione di noi stessi. E quindi nel ricercare loro troveremo noi stessi. E questo è molto bello. Questa frase è bellissima, è vera, è verissima. È vera, Più che bellissima, è verissima. Antonella, solitamente a questo punto, poi vabbè, ci rivediamo lunedì in una puntata di Guerre Spaziali che continueremo ad affrontare il tema dell'ignoto, insomma, quindi ti invito, se ti fa piacere venire, insomma, assolutamente saremo felicissimi di averti. E solitamente a questo punto faccio la domanda perché un lettore dovrebbe leggere il tuo libro, ma passiamo avanti. Sì. L'hai spiegato benissimo ed è chiarissimo. Volevo che salutassi i nostri ascoltatori con qualcosa di legato al tuo libro, qualcosa di legato alla tua esperienza. Ma le mie esperienze sono diverse e io vorrei chiedere invece a chi ascolterà questo video che qualcuno raccontasse una loro esperienza di visione, di contatto con qualcuno che è già nell'altra dimensione. E sarebbe veramente bello raccogliere magari un po' di esperienze di questo e poi raccontarlo, perché secondo me tutti li abbiamo avuti, solo che si ha ancora timore a raccontarlo, un po' di vergogna, un po' di fatica a credere che sia davvero così
e quindi si tende a non dire per non essere presa un po' per pazza. E invece sfatiamo anche queste cose. Sarebbe bello che ognuno appunto raccontasse un qualcosa. Però sai qual è la cosa strana? Che a volte quando racconto il viaggio che sto facendo con te, no? Di conoscenza con te, qualcuno rimane meravigliato, no? In questa ottica che hai detto tu. Poi relativamente a dimensioni di morte, no? In cui la persona che sta morendo vede aprirsi un portale, inizia a dialogare con queste persone, poi a quel momento là invece lo vedono tutti quanti come logico, come normale, ma secondo me poi sono due cose collegate, cioè quella è una sorta di canalizzazione e poi ci sono delle persone che sono ad altre frequenze e quindi riescono a canalizzare come in quel momento, insomma. E mi faceva riflettere questa cosa qui e quindi te la volevo lasciare così come scambio. Sì. Ma io sono davvero convinta che tutti abbiamo avuto delle esperienze in questo senso. Io mi ricordo anche quando è morto mio suocero e poi sono andata a prendere mia figlia all'asilo, torno indietro e vedo davanti al cancello mio suocero con 2 persone che stavano commentando l'epigrafe fuori, cioè, ma io l'ho viste come sto vedendo te e quindi è molto bello, cioè, ma ti riempie il cuore, ti fa stare bene vedere queste cose. E poi è sparito quando mi sono avvicinata, vabbè, l'immagine è sparita anche perché quando poi ci meravigliamo troppo usciamo da quella frequenza e quindi sparisce il tutto. Però sono cose che fanno stare bene e ti senti bene. E d'altronde la vita non può essere tutta qua. Cioè, e quindi togliamoci tutte queste illusioni e lasciamo che si manifesti quello che è giusto manifestarsi. Per fortuna la vita non è tutta qui, nel senso che comunque noi siamo eterni, siamo eterni e quindi la vita non è tutta qui. Assolutamente. Allora Antonella, con piacere ci vediamo lunedì per lo streaming e poi la puntata sarà mandata martedì alle ore 21, insomma, in premiere. Va bene? Grazie per i doni che ogni volta nella tua presenza ci fai, perché comunque aprire la propria parte interiore, insomma, non è da tutti e farlo in streaming, insomma, è una bella fatica. Grazie. Grazie a te della possibilità e dell'accoglienza, perché mi sento sempre a casa. E grazie a tutti. Buona serata, un abbraccio. Buonasera. Hai mai riflettuto su ciò che rimane di una vita dopo che se n'è andata? Una prospettiva unica sulla vita, la morte, l'amore e la perdita è quella che ci offrono questi racconti. Da Lucilla, la cui malattia rivela riflessioni profonde sulla vita e il suo significato, ad Adele, la cui resilienza di fronte all'inevitabile è fonte di grande ispirazione. Da Silvestro, che ha compreso il potere della guarigione, a Leonardo, che con tanta fatica è riuscito ad aprirsi alla vita e alle altre persone. Queste testimonianze sono finestre sulle vite di coloro che hanno lasciato un segno indelebile, storie che ti invitano a guardare dentro te stesso, a comprendere il valore delle tue esperienze. Ricordati di me non è solo un libro, è un invito a riflettere sul significato della vita e sulle scelte che la definiscono. Un'opera che celebra la forza di spirito e la speranza, ideale per chi cerca ispirazione e comprensione profonda della natura umana. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa.
mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce, non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.